Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, quindi quelle che vi aiuteranno ad affrontare meglio la settimana. Poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'ambito amore, lavoro e le finanze. Partiamo con la torre che indica una fase o di isolamento o una fase in cui stiamo cercando di recuperare le nostre energie e magari c'è un po' di stanchezza, un po' di pesantezza, oppure stiamo attenzionando, osservando, valutando alcune cose e magari vi state preparando per una nuova fase, magari accogliete consapevolezza e idee per alcune cose che sono in corso d'opera. Quindi è una carta molto molto particolare. Se state aspettando delle informazioni, delle intuizioni, anche delle risposte o qualcosa, diciamo in senso generico, qualche novità e qualche sorpresa può arrivare dalla carta del quadrifoglio e quindi questa indica le possibilità che si aprono, delle novità di vario genere, anche ottenere dei risultati. A maggior ragione se poi state aspettando di chiudere con alcune situazioni che magari vi hanno provocato un po' di stanchezza e un po' di pesantezza e arriva il taglio netto della falce. Indica un cambiamento improvviso, forse anche un dispiacere, ma comunque un qualcosa che può ripulire le vostre stesse energie, il vostro stesso percorso e possibilità di accogliere soddisfazioni, di accogliere risultati. Di sicuro questa ci sta dicendo che c'è qualcosa che deve essere tagliato, eliminato e occorrono delle decisioni rapide. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, troviamo anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'altro ambito, amore. Amore, coppia single, ricordo per chi non è interessato magari di ascoltare lo stesso perché alcune indicazioni possono far riferimento all'amicizia, anche alla famiglia, alle relazioni più importanti. Digitale può portare un po' di tensione, è una carta un po' dispettosa, la chiamo in questo modo perché ci porta a dei dubbi, ostinazione, o ricerca di conferme. Magari è qui che dobbiamo fare una scelta radicale e coraggiosa e cercare disponibilità o cercare anche nuove esperienze, novità, un qualcosa che possa far stare bene sia nella coppia sia anche nelle relazioni più importanti. Potreste riuscirvi immediatamente perché se insomma salta fuori qualcosa di importante, qualcosa di bello, potreste proprio coglierla al volo. Infatti abbiamo la pratolina che porta gioia, porta serenità. Anzi, vedendo appunto delle carte che indicano decisioni rapide, qualcosa che arriva all'improvviso, anche delle scelte importanti, questa porta a sua volta una svolta decisiva e questa svolta può essere magari positiva per risolvere finalmente un problema, un dubbio, un'incertezza
chiarezza, per risolvere anche delle cose che magari tra di voi erano un po' confuse, o se tutto procede per il verso giusto, magari di risolvere alcune questioni che in qualche modo vi coinvolgono personalmente e automaticamente sappiamo che un problema che magari è nostro in qualche modo è anche dell'altra persona, tra virgolette, quindi si parla anche di queste situazioni. Per i single c'è un po' di tensione o di preoccupazione, dipende da quello che state vivendo, perché se vi state lasciando alle spalle o se vivete una situazione turbolenta di lasci e prendi o anche di discussioni che possono mettere a dura prova già una fase iniziale o alla peggio altalenante, allora magari alcune cose potrebbero in questa settimana farvi protendere per questo taglio, questa falce che dico dipende, ricordo sempre che è una stesa generica, quindi magari alcuni hanno la possibilità di tagliare di netto qualcosa, altri comunque di fare un cambiamento in chiarezza e in benessere, altri potrebbe essere un taglio momentaneo e quindi magari poi vedere successivamente. E adesso andiamo avanti a vedere la parte più pratica dell'aspetto materiale, lavoro, finanze. Troviamo donna di servizio che spesso parla di situazioni che procedono allo stesso modo o comunque non ci sono grandi scossoni, magari è una situazione tranquilla, forse o un po' piatta, oppure, diciamo attenzione, potrebbe essere preludio di qualcosa, magari abbiamo la possibilità di o lasciar correre, lasciare andare perché abbiamo una fase di pausa, abbiamo la pausa potrebbe essere sia una vacanza, potrebbe essere un calo di non solo di energie, visto il periodo, però anche di meno impegni. Quindi apparentemente diciamo un po' più tranquilla, forse ci si può dedicare ad alcune cose personali. Il fatto che ci sia la malinconia magari può indicare un po' di insoddisfazione, qualcosa che in realtà non funziona proprio come desiderate, forse è per questo che bisogna cogliere delle opportunità o cercare proprio di mettersi in moto, anche chiedere magari aiuto, sostegno, se ci sono delle problematiche legate a questioni legali, burocratiche o cose che al momento non si sbloccano, non funzionano, di valutare se magari un consiglio o una persona di esperienza può esservi utile, oppure semplicemente questa può indicare da parte vostra maggior concentrazione, maggior cura e attenzione un po' alle vostre finanze e un po' a quello che desiderate fare. Anche per chi è in cerca di lavoro magari è una fase un po' ferma, un po' piatta, però anche qui ricordo che ci sono più o meno le stesse indicazioni o di cogliere delle opportunità che possono aiutarvi a sbloccare, oppure c'è proprio la possibilità di tagliare di netto alcune cose, diciamo del passato e anche, della ricerca stessa, per modificarla, per ampliarla, per fare un qualcosa che sia molto più positivo per voi o valutare, la possibilità di chiedere aiuto e sostegno. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguito, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!